ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, fermiamoci un attimo perché stanno succedendo cose grandiose. Non prendo la trombetta perché non ce l'ho qua, non ce l'ho messa di là, a posto nel cassettino. Allora abbiamo praticamente macinato più di 900 e passa commenti con la porta di agosto. Iniziamo a esuberare anche, non so se si può dire, ma ce lo inventiamo noi, nella porta, nel rituale dei 21 giorni di settembre. Allora, io leggendo tutti i vostri commenti, i racconti delle vostre pratiche, soprattutto tantissime email che mi state mandando, cioè io mi sto rendendo conto che sta accadendo qualcosa di enorme rispetto a quello che voi stessi riuscite ancora a vedere. Ma dico, lo dovete vedere, io ve lo devo dire. Cioè, state iniziando a parlare con le immagini. Ma sai che significa sta cosa? Sai cosa sono le immagini? Lo so che lo sapete già, però ve lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Dialogare con le immagini significa cominciare a imparare la lingua degli dei, cioè altro che cinese, giapponese, arabo, sanscrito, la lingua degli dei. Cioè, non si impara sui libri, si impara con le immagini, cioè gli dei non parlano la nostra lingua, parlano con le immagini, i simboli, i sogni, le coincidenze, gli animali, gli incontri, gli arcani, le metamorfosi, cioè l'immagine che arriva durante la pratica, poi ritorna nei vostri sogni, qualche giorno dopo cambia forma, magari compare attraverso una carta di tarocchio, attraverso qualche cosa che sta succedendo nella vostra vita. Cioè, improvvisamente vi accorgete che quell'immagine ti sta parlando di Dio. Cioè, quando questo comincia a accadere, voi non state imparando solo a leggere le immagini, cioè io sussulto quando vi leggo, perché state imparando, sai quando imparavamo la grammatica a scuola? La grammatica, cioè è più, allora, più voi imparate, più cominciate a vedere. È qui che entriamo in una parte profondissima del mio approccio sciamanico, tarologico e co-creativo, la veggenza. Era il mio sogno farvi essere veggenti, fare in modo che voi possiate essere liberi, liberi da chiunque, liberi da me, liberi da ogni tipo di maestro, liberi per far emergere il maestro vostro. E quando parlo di veggenza, non intendo solo prevedere che martedì, mercoledì succederà questo, ma qualcosa ancora più profondo. Significa diventare progressivamente capaci di percepire quello che sta prendendo forma prima che abbia assunto forma nella materia, cioè un movimento, una possibilità, una direzione, affinché voi possiate co-creare con quell'evento e cambiare l'effetto del vostro destino. Ecco perché veggenza e co-creazione sono inseparabili. Cioè, perché a che ci serve vedere il destino se poi dobbiamo subirlo? Cioè, questa è la vecchia cartomanzia. Cioè, a che cosa serve conoscere il futuro e rimanere spettatori? A che cosa? Il potere non è sapere che cosa accadrà. Il potere è cominciare a riconoscere quello che accade mentre sta prendendo forma per poter entrare in relazione con esso e cambiarlo, cioè dirigerlo a mezzo del mago, del creatore che sta nascendo dentro di voi. Più imparate la lingua delle immagini, più diventate capaci di riconoscere i movimenti del campo morfico, della cascia qua sopra, per dirlo in termini maccheronici, insomma, avete capito? Cioè non siete più dentro una storia che vi accade, cominciate a partecipare alla storia, cominciate a entrare consapevolmente in relazione con gli dei, con il destino. Questo è il cuore della mia tarologia co-creativa, non usare i tarocchi soltanto per chiedere ma cosa mi succederà, cioè lo facciamo, è quello, chi si vuole fermare lì è lecito, cioè va benissimo. Ma che cosa? Ma imparare progressivamente a domandare che cosa sta cercando di accadere attraverso di me? E poi che cosa mi sta mostrando questa immagine? Come posso risponderle? Ed è lì, è proprio nella risposta che noi diamo
che recuperiamo potere. Ed è per questo che sono euforica quando leggo quello che mi state raccontando, perché io vedo, no, delle persone che all'inizio mi dicevano: Francesca, io non vedo niente. Oggi le stesse persone iniziano a raccontarmi delle immagini che ritornano, simboli che cambiano forma, animali che arrivano nelle pratiche, sogni che sembrano continuare un dialogo iniziato giorni prima, arcani che improvvisamente si collegano a qualcosa che sta accadendo nella tua vita. Cioè, ma vi rendete conto di quello che state facendo? Cioè, io non lo so se... io non l'ho mai visto fare un lavoro del genere. Cioè, ma io l'ho fatto per me stessa, e quando ve lo sto passando adesso a voi, ma stanno succedendo cose pazzesche. State imparando, state sviluppando una facoltà, state affinando il vostro sguardo, e ogni volta che riuscite a riconoscere un'immagine prima di subirla inconsapevolmente, cioè prima che vi accada quella cosa, prima iniziate a riconoscere quella cosa prima di subirla, ogni volta che comprendete qualcosa del suo movimento, di quell'immagine, ogni volta che entrate in relazione con ciò che vi sta mostrando, voi state recuperando tutto il vostro potere che avete delegato alla fossa dell'inconsapevolezza, ve lo state riprendendo. Quello che stiamo facendo insieme, ragazze mie, ragazzi, in questo momento, vi dico solo che è solo l'inizio, è solo l'inizio. Più avanti io vi porterò molto più profondamente dentro questo lavoro, come ci sono arrivata io, perché c'è ancora tantissimo da imparare, ed eccitantissimo. La cosa bella è che vi sento eccitate, eccitati, entusiasti. Perché? Perché è come se vi stanno dando di nuovo la magia in mano, ce la state riscoprendo. E il punto è imparare a riconoscere quando un'immagine arriva, imparare a distinguere le sue metamorfosi, comprendere quando sta rispondendo l'immagine stessa, riconoscere come si muove attraverso il sogno che fate, l'arcano, la sincronicità, un evento. Cioè, imparare a entrare in relazione con lei, si sviluppa la qualità del mago, dello sciamano, attraverso la pratica, la disciplina, l'ascolto, la relazione con l'immagine stessa. È questo che andiamo a fare anche oggi con le previsioni settimanali, però distingueremo le previsioni in due parti. Allora, la prima parte è cartomanzia classica, va bene? Ti dico che cosa accade, con quale energia entri nella settimana, cosa arriva verso di te, come si manifesterà concretamente, chi o cosa può entrare, l'imprevisto, quello che non sai che accade, dove ti porta la settimana. E poi dalla seconda parte in poi, cioè chi si vuole si può fermare anche alla prima parte. Voglio vedere solo cosa accade, tanto non mi serve il resto. La seconda parte, entriamo nel sermone della Francesca. Perché magari chi non gliene fotte, scusate il termine, niente di come co-creare con il suo destino, diceva Francesca Dupal, ok, è bellissimo, è meraviglioso, è bellissimo. Quindi magari la prima parte, no, è proprio quello che accade, dico pa 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 pa. Seconda parte, l'angolo sermone, tarologia co-creativa, che solo chi sta facendo il cammino sciamanico con me, la lettura, diciamo, andiamo a fare la lettura vera in un certo senso, comincia nella seconda parte, cioè andiamo a vedere come puoi co-creare con l'immagine, no? Seconda parte, quindi prima parte aperta a tutti, poi della serie mi serve il pomodoro, l'insalata e quella cosa, non voglio sapere come si cucina il pomodoro, l'insalata, lo so già, oppure faccio da me, oppure voglio stare lì. Quindi prima parte cartomanzia classica, seconda parte tarologia co-creativa, solo per chi sta facendo il cammino sciamanico con me, che sta proprio mani in pasta nel mago. Quindi ragazze mie, ragazzi, allora oggi abbiamo due nuove varianti, abbiamo lo specchio e la torcia, e mentre ascoltate la lettura osservatevi, voglio proprio che mi dite sotto i commenti qual è la carta che vi ha attivato di più, non necessariamente quella che vi piace di più, quella che vi ha mosso qualche cosa dentro. Magari vi muove una resistenza, vi muove un'emozione, vi muove un ricordo, un'immagine, un'intuizione, magari quella strana sensazione per cui ancora prima di sapere perché
Avete sentito dentro di voi, caspita, ma questa carta sta proprio parlando a me. Ecco, fate attenzione a quel momento, perché è proprio lì che comincia il lavoro. Cioè, quando un'immagine vi chiama, voi imparate a riconoscerla, state allenando la capacità di vedere. Quindi, ditemi che cosa sta accadendo magari nella vostra vita sotto, così che possiamo unire la lettura a quello che vi sta accadendo, come abbiamo fatto nelle ultime 2 settimane. E laddove mi sarà possibile passo tra i vostri commenti e proveremo a leggere insieme quello che state vivendo attraverso le immagini e gli arcani che sono emersi dalla variante, ok? Allora, io voglio che comprendiate bene perché lo facciamo, non perché io vi dica che cosa significa la vostra vita, affinché possa accompagnarvi, possa aiutarvi a riconoscere un certo linguaggio degli dei. Posso mostrarvi un movimento che fa quell'immagine che magari ancora non riuscite a vedere, ma il punto è che poco alla volta voi impariate a farlo da sole e da soli come lo state facendo. E quello che è la cosa bellissima sto vedendo nei vostri racconti, cioè voi non state raccontando, non mi state, cioè non mi state più raccontando le cose a me, cioè le scrivete per dare atto di quello che state imparando a fare voi, state cominciando voi a frequentare quelle immagini, cominciando a riconoscere, no? Quindi ditemi quale carta vi ha attivato di più, cosa sta accadendo nella tua vita attraverso quell'immagine, perché ogni immagine che imparate a riconoscere è, come dire, una parola in più nella lingua degli dei, ok? State sviluppando il potere del mago, della sciamana, è fantastica questa cosa. Ok, allora ragazze mie, ragazzi, specchio, torcia, sotto all'info box trovate la timeline di ogni variante, le potete sentire anche entrambe, no? Fatevi attirare e sotto mi scrivete variante 1, variante 2, la carta vi ha attirato di più, se le scegliete entrambe scrivetemi di una e dell'altra, ok? Vai! E partiamo dallo specchio. Allora, prendiamo i tarocchi. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, amore e prosperità. Cosa sta per accadere in questa settimana di chiusura di agosto? Fino al 30 agosto. Allora, andiamo a vedere con quale energia entri nella settimana. Tu con quale energia entri nella settimana? Cioè, ditemi se io poi non dobbiamo amarle, capito? E il mago, cioè, praticamente stiamo lavorando sul mago, è uscito il mago. Entri nella settimana con quella consapevolezza di avere tutti gli strumenti per poter realizzare la realtà dei tuoi sogni. Cioè, parliamoci chiaro, voi lo state già facendo con il mago. Magari ti verrà voglia di fare quella cosa, di chiamare quella persona, di fare quell'altra cosa, seguila. Il mago è l'energia del co-creatore, della co-creazione, con l'energia del nuovo inizio, diciamo in cartomanzia classica, del nuovo inizio, con energia di potere, di manifestazione, di qualcosa di bello, e questo sta attirando qualcosa. Andiamo a vedere di che si tratta. Che cosa arriva verso di te in questa settimana di fine agosto? Arriva un'opportunità, paggio di denari, arriva un'opportunità in concreto, può essere una telefonata, può essere qualcuno, un'opportunità, arriva un'opportunità da maneggiare, qualcosa da fare in senso stretto, in senso concreto. Vediamo come si manifesterà concretamente, però, terza carta. Qua vediamo se esce la figura di corte, descrivo la persona, carattere, atteggiamento, se esce un arcano, arcano situazione, ti leggo proprio l'evento. Terza carta, quindi come si manifesterà concretamente, chi o cosa può entrare nella tua vita. 9 di bastoni. Allora, io qua vedo col mago, paggio di denari, 9 di bastoni. Allora,
questo 9 di bastoni, guarda come guarda il paggio dei denari, è una carta di resistenza dopo un inizio concreto. È una carta che mi dice che qualcosa si è mosso, qualcosa ha preso forma, ma la persona arriva al punto in cui deve capire se ha davvero la forza per sostenere questo inizio. Va bene? Sono tutte carte di inizio, eh? Quindi, allora, te lo ripeto, il mago mi dice, c'è qualcuno, qualcosa che mette in moto la situazione. Una carta molto attiva. Io credo che qua arriverà un messaggio, un incontro, un'opportunità, una decisione. Puoi essere tu come energia intraprendente, va bene, come dicevo prima, oppure semplicemente il momento in cui tu dici basta, adesso faccio qualche cosa. Quindi la settimana parte con un'energia forte di movimento. Ehm, allora, quello che il mago apre, il paggio lo rende concreto, no? Io qua vedo che ci può essere una proposta, un'occasione di lavoro, una comunicazione che riguarda qualcosa di pratico, o una persona che si avvicina con intenzioni ancora magari ancora giovani ma abbastanza serie, anche un piccolo guadagno o una possibilità da sviluppare o un progetto che comincia a prendere consistenza. Ecco dove arriva il 9 di bastoni, della serie. Quando questa cosa inizia a diventare veramente reale, può emergere un po' la tua stanchezza o un po' di diffidenza, perché il personaggio qua del 9 di bastoni, no, è uno che ha già combattuto, non è una persona ingenua, è una persona che vede arrivare una situazione nuova e dice subito cioè non è quello che vede arrivare una situazione nuova e dice subito che bello, mi butto, non è il matto, è uno che ha esperienza, che sa il fatto suo, ha già preso delle botte, qua lo vediamo fasciato un po' mummiesco. ehm ha vissuto delusioni, ritardi, no? Quindi quando arriva qualche cosa di nuovo, anche se è bello, interessante, lui mica si rilassa subito. La sua prima reazione è: aspetta un attimo, voglio capire se questa cosa regge, no? E questa è un po', diciamo, la prudenza che è maturata dalla tua esperienza. Quindi io credo che in questa settimana arriva qualche cosa che ti piace, che ti interessa. Però tu potresti subito non essere immediatamente disponibile ad aprirti, no? Potresti prima voler osservare. Per esempio, se si tratta d'amore, potrebbe arrivare una persona o un contatto che ti incuriosisce, magari qualcuno che si muove in modo concreto, ma tu potresti essere un po' sulla difensiva, tipo potresti pensare: sì, sì, è bello, è bello, è bello, però ste cose le ho già vissute, per esempio. Oppure può essere l'altra persona essere così, è interessata, è presente, ma ancora un po' guardinga, no? Qua il 9 di bastoni è molto interessante perché non parla di una persona che non vuole, cioè parla di una persona che vorrebbe ma si protegge un po', che c'è una grande differenza. Se parliamo del lavoro, qua c'è questa opportunità, una collaborazione, un progetto, un'idea, però richiede ancora uno sforzo, mi dicono, cioè non sei ancora al traguardo, può esserci un ultimo ostacolino, una fase di prova, qualcosa, un colloquio per esempio, un colloquio, come diceva mia nonna, una conferma che può tardare o una pratica burocratica, non lo so. Cioè il 9 di bastoni ti dice: mica devi mollare, mo, sai? Cioè non mollare adesso. Cioè, perché questa carta compare sempre quando una persona è più vicina al traguardo di quanto immagini. Il problema è che è stanca, no? E quando sei stanco rischi magari di interpretare ogni piccolo ostacolo come la prova che non funzionerà quella cosa. Non è così. Questa carta ti dice esattamente il contrario: hai già fatto moltissima strada, non confondere la fatica con il fallimento, tra virgolette, no? Quindi, allora il mago dice partiamo, costruiamo, il 9 di bastone dice bene, adesso dimostrami che vuoi davvero restare, un po' così. Magari questa carta mi rappresenta anche questa settimana in cui senti di dover difendere qualche cosa, dovresti difendere magari un progetto, una scelta, una posizione, un confine personale. Magari qualcuno ti mette un po' alla prova, oppure qualcosa non scorre con la facilità che speravi. Quindi guarda, non abbandonare adesso, ti dicono, cioè non cioè il punto qua è capire. Allora, io ti dico che se questa settimana ti arriva questa proposta qua, che la vedo, oppure una persona o un'occasione o un'apertura, osserva bene la tua prima reazione.
perché se ti irrigidisci, chiediti, ma questa cautela che sto sentendo dentro nasce da quello che nasce da ciò che sta accadendo adesso oppure nasce da quello che è accaduto prima nella mia vita? Mi spiego? Questo è l'ultimo sforzo prima della grande svolta, perché è una carta vicina al 10 di bastoni, no? Quindi siamo già in fase avanzata, per questo questa settimana potresti essere chiamata a fare un ultimo passo, a tenere ancora un po', a non lasciarti scoraggiare. Questo è fondamentalmente quello che dicono queste carte. Quindi in questa settimana io ti garantisco che qualche cosa si muove veramente. Va bene? Un ultimo sforzo. Sai che la suprema condotta è assenza di sforzo, ma è come se fossi stanca di cose vecchie o stanco. Va bene? Vediamo adesso, quarta carta, in quale area della tua vita vedrai accadere nello specifico questa cosa? Sì, allora, qua abbiamo il Papa, quindi questa cosa può accadere nell'ambito o del lavoro o della formazione, perché il Papa può rappresentare un'azienda o un'istituzione o una scuola, un'università, un corso, un ente, un ufficio, oppure una persona che occupa una posizione autorevole, può essere un superiore, un insegnante, un consulente, un professionista, qualcuno che ha esperienza o competenza, insomma. Perché con il Paggio dei Denari qua c'è una proposta concreta relativa a studio, lavoro, apprendimento, crescita professionale. Magari inizia un corso o una formazione, un colloquio o un nuovo incarico, oppure una collaborazione nella quale devi imparare qualche cosa. Cioè la persona più esperta ti offre un'opportunità. E quindi il mago ci aveva aperto la porta, no? E il paggio aveva messo qualcosa di concreto nelle tue mani. Quindi il 9 di bastoni aveva detto, come si dice, se attenzione potresti essere cauta o sentirsi già stanca. Adesso il Papa ci dice, quella cosa riguarda proprio una struttura importante della tua vita. Capito? Allora, l'amore lo approfondiamo un po' tra un po', appunto. Il Papa qua con le relazioni è importante perché mi parla di relazioni serie, ufficiali. Cioè non è la carta del flirt del mercoledì sera, che poi sparisce il giovedì mattina. No, è quella cosa lì, cioè il Papa tende a parlare di quello che vuole avere una struttura, una continuità, perciò nella misura in cui questo ambito è nell'amore per te, quello che arriva potrebbe manifestarsi come una relazione che si fa più seria. Oppure qualcuno che non cerca un'avventura, mi spiego? Cioè qua potrebbero fare discorsi su convivenza, matrimonio, famiglia, progettualità. Se stai già insieme a qualcuno, queste carte mi dicono che potreste fare discorsi tipo ma che cosa siamo io e te, dove stiamo andando? E il 9 di bastoni qua è interessante perché magari qualcuno vuole fare un passo avanti e l'altro un po' sulla difensiva. Oppure c'è una ben aspettati nuovi incontri, una persona arriva con intenzioni apparentemente che sono serie, ma tu hai già vissuto delle situazioni che ti hanno fatto un po' perdere fiducia, quindi potresti dire ah vabbè, belle parole, però vediamo i fatti. Capito? Però col Papa il Papa ama la coerenza tra le parole e il comportamento, potrebbe anche essere una persona precisa. Questa è una persona matura e autorevole. Sì. Io qua vedo questo, assolutamente sì, cioè ti dico, guarda in quali aree della tua vita ti sta già accadendo qualche cosa tipo relazione seria oppure lavoro, oppure studio, formazione o famiglia o contratto, istituzione, oppure rapporto con una persona autorevole, perché è lì che questa sequenza è visibile per te. Mi spiego, siamo a migliaia, ma io ti faccio tutti gli scenari. Cioè qualcosa si apre, comincia a concretizzarsi, incontra una resistenza, richiede perseveranza e al tempo stesso entra in una struttura. Quindi questa settimana potremmo avere davanti un'apertura apparentemente ordinaria, tipo una telefonata, un messaggio, una proposta, poi un incontro
e questa cosa potrebbe riguardare qualcosa di molto più serio di quanto sembri inizialmente. Va bene, questo volevo dire. Non sottovalutare in questa settimana quello che arriva in forma piccola, perché il paggio è un seme e il papa ti dice guarda che quel seme entra in una struttura importante della tua vita, ok? Ok, allora, quinta carta, l'imprevisto della settimana, ciò che oggi non puoi prevedere. Qua tutti sti denari, ragazze mie ragazze, abbiamo l'asso di denari, qua c'è un'opportunità in concreto importante. Io vedo per molte di voi una proposta di lavoro, o un incarico, o un pagamento, un'entrata economica, o un cliente nuovo, o un contratto. Cioè, c'è una possibilità anche legata a una struttura, alla casa, oppure una proposta che viene fatta. Potrebbe anche arrivare attraverso un'azienda, un'istituzione. Potrebbe anche essere proprio una firma, un accordo, una conferma, sai quel sì ufficiale, no? E anche in amore un incontro di stabilizzazione. Qua non ci sono coppie, quindi non è una dichiarazione di quelle romantiche strappalacrime da film, no, perché qualcuno qua potrebbe semplicemente fare qualcosa di concreto, cioè tipo, aspettate, mi stanno cadendo tutte le carte qua, appunto, che le metto sempre a cacchio perché 100.000 carte. Quindi ti stavo dicendo, e qua vedo proprio questa cosa. Cioè un invito, una proposta, un appuntamento, un passo reale. Ecco perché è importante questo 9 di bastoni, perché magari eravate arrivati a pensare non succede niente, sono stanca, non ci credo più. Invece l'imprevisto è proprio questo, qualcosa si apre nella materia. Cioè della serie, con la variante dello specchio ti direi tenete gli occhi aperti soprattutto sulle piccole opportunità. Guarda lo specchio, cioè l'asso non ti consegna necessariamente, no, quel risultato finale, ma ti consegna quel seme. Una mail, una telefonata, un incontro casuale. Però sono carte grandi, grosse, eh. Guarda che c'è il paggio dei denari, c'è il mago, il papa, l'asso dei denari, quindi della serie pensavo che quella porta per me fosse chiusa e invece qualcuno ti mette l'assone in mano, capito? Vediamo un po' dove ti porta questa settimana. Ma veramente stiamo dicendo? L'imperatrice! Questa settimana tu hai un successo strepitoso in tutti gli ambiti che tu vuoi. Qua ci hanno detto quali sono gli ambiti, no? Gli ambiti concreti nella vita materiale su quello che vuoi manifestare. Quindi c'è questa grande possibilità di successo e di sviluppo con l'imperatrice. Vorrei farti il sermone subito, ma aspetto che finisco la parte della cartomanzia classica. Perché me la devi prendere questa imperatrice qua. Allora, l'imperatrice è valore personale, creatività, quindi la settimana qua si conclude con una fertilità, produttività, parlando per esempio di lavoro e denaro con tutti questi denari e figure istituzionali qua. Io vedo che l'opportunità dell'asso di denari mostra il potenziale alla fine della settimana, un progetto che cresce, una proposta diventa interessante, proprio forte, fortissimamente forte, arriva maggiore visibilità per te o c'è riconoscimento pubblico, oppure quella sensazione di avere finalmente qualcosa tra le mani su cui poter costruire. Chiaro? Così anche in amore. L'imperatrice mi parla di corteggiamento, attrazione, qualcuno che ti fa sentire desiderata, desiderato, un rapporto che diventa più caldo, più godurioso e per qualcuno può anche rappresentare concretamente una donna importante che entra nella tua vita e assume un ruolo centrale. Ma io credo qua per tutti voi è che arrivate alla fine della settimana sentendovi talmente sicuri del vostro valore che confrontarla con sto 9 di bastoni della serie, all'inizio abbiamo qualcuno che dice no, sono stanca, mi proteggo, non so se posso fidarmi, alla fine abbiamo l'imperatrice che ci dà uno schiaffone e dice io non devo inseguire la vita, io mi permetto alla vita di venire verso di me, che la vita venga a me, vieni a me vita, un po' così, cioè è una sequenza straordinaria.
in questa settimana, perché qualcosa viene iniziato, prende una prima forma concreta, incontra un attimino di resistenza, entra questa cosa in qualcosa che ha valore nella tua vita, un territorio importante, e poi produce un'opportunità inattesa e questa opportunità termina in una crescita esponenziale. Allora ti dico, in questa settimana non giudicare la settimana dalle prime difficoltà, perché sono un po' di stanchezza, vedo qua, perché qua qualcosa che credevate di dover combattere per conquistare comincia a fiorire, chiaro, potentissimo, potentissimo. Oh. Ok, e adesso passiamo al sermone, parte 2, l'angolo del sermone. Tarologia co-creativa. Per chi sta facendo il cammino sciamanico con me, la lettura vera, in un certo senso, comincia adesso. Allora, andiamo. Vediamo perché questa immagine o persona, situazione sta entrando nella tua vita. Settima carta. 4 denari, infatti. Che cosa l'immagine sta cercando di mostrarti? Infatti, non avere paura. Il matto, dove rischi di subirla come destino già scritto? Infatti, l'otto di coppe, devi avere il coraggio di oltrepassare ciò che è già la zona comfort. Decima carta, qual è il gesto del mago? Come entri in relazione con quello che accade in questa settimana? Ma va? Cioè, come se veramente prima di vedere le carte, le so che carte escono. Cioè, incredibile. Cavaliere, re di coppe, devi navigare il tuo regno senza paura. E undicesima carta, che cosa può prendere forma se cooperi con il tuo destino? Ma va, anche questa, avevo dei dubbi anche con un'altra carta, però. Cavaliere di spade, allora, vedi sto 4 di denari qua che sta bello immobilizzato? Vedi? Qualcuno trattiene questa cosa, no? Tiene stretto quello che possiede perché ha paura che se si apre lo perde. Ok. Allora la prima domanda sciamanica non è che cosa stai trattenendo, non è solo quella, è quale parte della vita stai cercando di tenere ferma affinché rimanga esattamente come la conosci? Perché poi si aggancia all'otto di coppe. Potrebbe essere una relazione che stai trattenendo, potrebbe essere un lavoro, potrebbe essere una sicurezza economica, un'identità o un'immagine di te, una convinzione. Io ti dico anche per esperienza personale, anche un dolore al quale ti sei abituata, che è tanto confortevole. Ecco perché nella prima parte avevamo il mago, paggio di denari, asso di denari, imperatrice, cioè la vita sta cercando di introdurre novità, materia, possibilità, e il 4 di denari è... no, aspetta che ho un po' di paura, e si aggancia al 9 di bastoni, no, un po' di paura. E allora quello che arriva in questa settimana ha una funzione molto precisa: mostrarti dove la sicurezza che hai costruito è diventata ormai una gabbia. Magari tu mo stai dicendo, ma io voglio il nuovo, ma quando il nuovo poi arriverà davvero, una parte di te dice, sì, però vorrei che non cambiasse niente. Ecco, gli dei, diciamo, hanno un certo senso dell'umorismo, anche questo, quindi cioè non possiamo chiedere alla vita di trasformarsi pretendendo contemporaneamente che tutto rimanga uguale. Quindi il 4 di denari dice questa situazione viene a incontrare il tuo rapporto con il controllo. Questo è il senso di questo 4 di denari. Infatti non a caso il matto dopo, no? Chiaro. Il matto dopo, cioè della serie... cioè questo stringe, questo apre. Il 4 di denari dice, prima di andare da quella parte devo sapere dove sto andando, devo controllare. Il matto dice, no, aspetta, io vado, proprio perché non lo so, questa cosa eccitante. Quindi il matto è l'immagine della vita di colui che cammina con fede. Per questo non ti stai dicendo molla tutto, cioè
l'insegnamento del matto non è che ti stai dicendo molla tutto e vai in Tibet o molla tutto e vai alle Hawaii. Ti sta dicendo, ti sta mostrando la possibilità di viverti ciò che non sai, l'ignoto, senza immediatamente riempirlo di quello che sai, di come si dovrebbe fare. È qui che comincia la veggenza, di cui parlavamo nell'introduzione, che state già facendo, perché se davanti a quello che, alle immagini che vi accadono, se a livello di immagine nuova in questa settimana qualcosa di nuovo che ti accade, dici immediatamente so già che cos'è, finirà come l'altra volta, questa persona sarà uguale alla precedente, questa opportunità non funzionerà, cioè non stai vedendo l'immagine presente, stai guardando il passato proiettato sul presente. Invece il matto è disponibilità radicale all'esperienza, quindi l'immagine potrebbe stare dicendo non decidere chi sono prima di avermi vissuto. E questo è fondamentale dopo il 9 di bastoni, cioè il matto apre sta corazza qua, attraversa non attraverso l'ingenuità, attraverso la meraviglia del nuovo. Quindi sono perfettamente coerenti. Dove rischi di subire il destino come già scritto? L'otto di coppe. Allora, vabbè, nei rider guati tradizionali c'è lui insomma che si allontana dalle coppe piene, quindi è proprio lascio il conosciuto per una scelta personale, perché anche se mi ha nutrito, però sento che la mia anima mi porta altrove, no? Quindi il rischio qua è... allora, cioè in questa posizione però è interessante perché nella posizione dove rischi di subirla, senti qua che c'è una cosa interessante che mi sta arrivando adesso. Allora, ci sono momenti nei quali l'anima ci chiede davvero di lasciare una forma che non può più sussistere nella nostra evoluzione, no? Però qua ti viene da chiedere, cioè tu stai lasciando perché l'anima ti sta chiamando veramente da un'altra parte? Oppure stai lasciando perché hai paura di ciò che potrebbe accadere se restassi presente? Cioè, capito la differenza? Magari per alcuni di voi potrebbe essere uno schema molto concreto, cioè quando qualcosa diventa importante vi allontanate. Quando qualcuno si avvicina veramente, perdete poi interesse. Quando un progetto comincia a diventare reale, iniziate a dubitare. Oppure quando arriva un'opportunità, trovi improvvisamente 200 ragioni per cui non fa per voi quell'opportunità. Allora il destino sembra ripetersi, cioè le persone se ne vanno, le occasioni non funzionano, non riesco mai a concludere. Ma l'otto di coppe qua può dire, ma chi è che sta andando via? E questo è già l'atto co-creativo, perché smettiamo per un momento di raccontare l'immagine come qualcosa che ci accade e cominciamo a vedere come noi entriamo nella relazione con l'immagine. Questo significa recuperare possibilità, perché se riconosco questo movimento posso finalmente scegliere se continuarlo oppure no. L'importante è vedere cosa stai facendo. Staccarti dalla tua mente significa osservarla a mezzo dell'automatismo che fa, e lì puoi scegliere nella libertà. Cosa puoi fare qua? Il re di coppe è il gesto del mago, cioè la co-creazione in questa settimana non è fare di più, non è correre, non è controllare, è imparare a stare nell'acqua senza essere trascinati dall'acqua. Cioè il re di coppe è circondato dal suo elemento emotivo, no? Però non viene sommerso, lo governa. Quindi questa settimana il gesto del mago potrebbe essere, cioè, sento completamente tutto senza trasformare immediatamente quello che sento in un'azione che faccio. Ferma, calma. Cioè, tipo, arriva la paura, cammino del Satipattana, so che sto provando paura. Oppure so che c'è paura. Arriva entusiasmo, anche lì uguale, so che sto provando entusiasmo, oppure so che c'è entusiasmo. Arriva gelosia, arriva desiderio, arriva rabbia, attrazione, nostalgia, le riconosco, le frequento, so che sto provando gelosia,
so che sto provando rabbia, in questo modo tu ti separi dalla mente, la osservi, e quando tu ti separi dalla mente e la osservi capisci che non sei tu che provi la rabbia, che provi la gelosia, perché se tu la stai osservando significa che c'è un altro te che sta osservando quella cosa, e allora sei libera o libero, inizi a disidentificarti dalla mente. Cioè, non devi decidere cosa significano quelle cose, devi, perché qua entra perfettamente il lavoro di osservazione, no? Io so che, io so che, so che, so che. L'emozione è un'immagine, è uno spirito che attraversa il campo della tua coscienza e tu puoi entrare in relazione con quell'emozione senza obbedirle automaticamente. Questo è potere. Non eliminare la paura, ma essere abbastanza presenti da poter stare con la paura senza permetterle di sceglierle al posto tuo. Quindi Re di Coppe dice: diventa il contenitore, lascia che l'acqua si muova, non devi prosciugare il mare per essere al sicuro. Ed è stupendo rispetto a 4 i denari, perché all'inizio cercavi sicurezza trattenendo, adesso scopri un'altra sicurezza, la capacità di stare con ciò che si muove. Cosa succede se fai questo, se cooperi? Boom! Si libera una quantità di energia enorme che tu la dovrai contenere per quanto è forte. Cioè, quindi se smetti di trattenere tutto con il 4 di denari, accogli l'ignoto del matto, riconosci il tuo eventuale automatismo di fuga nell'8 di coppe e impari a contenere l'emozione attraverso il Re di coppe, contenere per intenderci, le emozioni non si contengono, si cavalcano, però per intenderci, allora si libera una quantità di energia enorme. E il Cavaliere di Spade poi allora è la decisione che finalmente prendi. Non la prendi in uno stato di non osservazione, ma dopo che osservi, dopo che stai nell'emozione. Quindi magari qua affronterai finalmente una conversazione, dirai finalmente una verità, magari può essere anche una proposta finalmente alla quale rispondi, o un progetto sul quale finalmente agisci, o un confine che stabilisci. Allora, questa è l'assertività. Cioè il Cavaliere di Spada non significa semplicemente vai veloce, dopo il Re di Coppe, no? Che significa prima senti, cioè prima senti, poi agisci. Questa è la differenza tra reazione e azione co-creativa. Se arriva la paura e immediatamente scappi, quello è automatismo. Se arriva la paura, la riconosci, la attraversi, ascolti ciò che porta e poi scegli la tua direzione, quello è il gesto del mago. E allora questa spada, bellissima, la spada del mago, comunque, adesso vi continuo il sermone, aspetta. Allora questa spada serve per tagliare ciò che non ho più necessario e ti apre una nuova strada. Quindi allora qua ci sono, chi fa il cammino sciamanico, sempre delle pratiche potentissime per questa settimana. So che il Papa lo state facendo a oltranza perché vi piace, significa che state imparando veramente un'arte imprescindibile per la co-creazione, no? Quindi qua c'è il Papa, c'è la pratica del mago, c'è la pratica dell'imperatrice, poi c'è la pratica del matto. Ok? Allora, tu stai riprendendo che io parlo? Sì. Allora, questa settimana è un viaggio bellissimo perché nella parte, diciamo, cartomantica abbiamo visto qualcosa che può realmente muoversi nella materia, no? E poi scopriamo, cioè hai scelto la variante specchio, è come se in questa parte rigiriamo lo specchio verso di noi. Il problema qua non è la vita, non è che la vita non porta il nuovo, qua la vita porta il nuovo e che una parte di te desidera il nuovo, però non mette in discussione, ha paura di mettere in discussione quello che già conosce. Quindi poi ti dice il matto, puoi vivere quello che arriva senza sapere già dove ti porta. L'otto di coppe ci mostra il vecchio automatismo, andarsene, chiudere emotivamente quando qualcosa ci porta oltre il territorio conosciuto, e il Re di Coppe ti insegna di nuovo il potere, cioè restare presenti a ciò che sentiamo senza esserne governati, no? E poi, e poi si libera il movimento. Quindi la vita questa settimana ti mette davanti a qualcosa di nuovo, concreto ed enorme.
Il tuo lavoro non è controllarne l'esito, è osservare chi diventi quando il nuovo arriva. Se riesci a non stringere immediatamente, a non decidere immediatamente, a non fuggire immediatamente, ma stare a sentire le emozioni, allora qualcosa veramente cambia. Perché a quel punto non sei più vittima di un automatismo, ma tu puoi scegliere. E questa è esattamente la differenza tra conoscere il destino e cominciare a co-creare con gli dei. Ok? Ok. Adesso andiamo ad approfondire la parte amorosa e lo facciamo partendo dal presupposto che in questa settimana di chiusura di agosto tra te e qualcuno, se questo qualcuno è già presente un conto, se in arrivo è un conto o è già comunque nel tuo campo, perché qua c'è una possibilità di maggiore concretezza o di concretezza, ma uno dei due non è completamente disarmato. C'è qua una tensione, no? Vediamo allora che cosa sta realmente accadendo tra te e questa persona che arriva o è nel tuo campo o è già presente. Allora, vediamo. Facciamo 6 carte. Prima carta, chi è questa persona? Qual è l'energia che porta verso di te? Chi è questa persona? Che energia porta verso di te? Chi è questa persona? Di nuovo il paggio dei denari. Qua c'è proprio qualcuno. Cioè, è un'energia, è una persona che propone. Una persona che propone. Facciamo questo, che ne dici di incontrarci lì? Facciamo quest'altro. È una persona che propone. Vediamo cosa prova realmente per te. O cosa proverà. Cosa prova realmente per te o cosa proverà. Beh, qua c'è il 7 di denari, vuole investire. È molto concreta questi denari qui, vuole investire. Cosa prova veramente per te la persona pronta a investire? Lo vediamo col Papa, È pronta a investire, sta aspettando, cioè ha seminato o sta seminando o seminerà ed è pronta a vedere i frutti del vostro incontro, di quello che si genera. Vediamo cosa lo trattiene, no? O lo rende guardinga magari. Cosa può trattenerla o la rende guardinga? Il dirtelo o il cavaliere di spade, dirlo subito perché qua sta aspettando, in caso faccia un casino. È un po' così. Cosa lo trattiene? C'è molta, allora, dentro di sé c'è irrequietezza questa persona perché vorrebbe vedere il risultato, vorrebbe vedere, però aspetta, vedo che è una persona comunque che non vuole commettere errori. Potrebbe essere anche una distanza tra te e questa persona che lo rende un po' guardinga, ma non vuole commettere errori qua col cavaliere di spade, non vuole dire delle cose sbagliate, non vuole affrettare i suoi ragionamenti visto che attende, non vuole dire cose che invece non c'entrano, non vuole affrettare le cose. Vediamo cosa vuole concretamente da questo rapporto, così verifichiamo il Papa e l'asso di denari. Che cosa vuole concretamente da questo rapporto? La forza. Cosa vuole concretamente? Alcuni di voi, una persona che c'è un recupero di qualcosa, con la forza mi dice cosa vuole da questo rapporto? Vuole essere paziente, vuole che si costruisca, vuole che... Allora, la forza mi parla di una persona che ha il coraggio di affrontare qualsiasi cosa, ha il coraggio di affrontare qualsiasi tipo di situazione, di paure, anche di mettere nero su bianco le cose, di essere una persona risoluta e anche coraggiosa. Quindi cosa vuole concretamente da questo rapporto? Vuole che sia... che ci si dica le cose, vuole verità, vuole coraggio, vuole onestà da questo rapporto e laddove è necessario recuperare, vuole recuperare con il coraggio di parlare, di attendere, di aspettare o eventualmente, cioè ce la mette tutta. Questo è che sento. E qua a cosa è conforme la prossima azione che potrebbe compiere verso di te?
Sì, sì, qua c'è giudizio. Alcuni di voi è una persona che già conoscete. Allora, c'è il giudizio, quale azione compie, ti chiama qua, c'è all'improvviso, all'improvviso, o è una persona che chiama all'improvviso, ha il coraggio di superare un impasse suo, se faccio questa cosa sbagliata, se poi, perché magari pensa molto, no, voglio avere il coraggio di espormi. Quindi la prossima azione del giudizio in questa settimana, vieni chiamata, vieni chiamato, cioè telefonata, incontro, assolutamente sì, assolutamente sì. Vediamo dove sta andando questa connessione in questa settimana, la traiettoria amorosa. Appena potete chiudete porte, finestre e serrande e accendete l'aria condizionata a -10. C'è il diavolo. Dove sta andando questa connessione? Verso una più notti di passione e follia. Se proprio te la devo dire così, papale papale, cioè questo non vede l'ora. C'è questa persona e qua c'è forte passione, disarmo della mente, insomma, e c'è grande passione. Però io, sai che ti dico, da questa lettura io vedo una persona molto, cioè una persona affidabile, c'è una persona affidabile, c'era il Papa, è una persona che non vuole sbagliare, è una persona che si pone nei tuoi confronti, no, come l'allievo della vita, una persona che sa attendere, non vuole fare cose sbagliate, ti chiama col coraggio di sentire quando è il momento di fare una cosa, sentire quando è il momento di non fare una cosa. Quindi il diavolo mi parla di alla fine, la traiettoria amorosa, c'è molta passione, molta complicità erotica, sessuale e passionale. Eh sì, questo è. Io adesso metto una cartina, vedi qua ci sono poi gli amanti, il sole, infatti. Metto una cartina su come tarologia co-creativa. Che devi fare in questa situazione per cooperare con questo destino? Allora, qual è l'immagine dell'amore che sei chiamata a smettere di lasciare, cioè col 4 di denari, no? Cos'è che devi lasciare andare? Vediamo nell'amore. Non è che devi lasciare andare la chiarezza, l'asso di spade. Prima devo capire tutto e poi posso amare. Non è la chiarezza che devi lasciare andare, è quella sensazione, quella cosa dentro di te che prima devi capire e poi mi lascia andare. Perché l'asso di spade vuole la chiarezza della serie, ma io e te che cosa siamo? Dove stiamo andando? Che cosa provi? Che intenzioni hai? Questa relazione funzionerà oppure no? Voglio una verità netta? Tolgo l'ambiguità? E no, questa, questa cosa potrebbe farti, cioè, il tentativo di dominare mentalmente qualcosa qui che invece ti sta chiedendo un coinvolgimento potente. Quindi non è che significa lasciare andare la lucidità, non significa accettare bugie, non significa accettare confusione, significa lasciare andare l'idea, l'asso di spade, l'idea che quella cosa che tu vuoi cioè allora, l'idea che la sicurezza debba arrivare dalla certezza mentale. Cioè, come se dicessi, posso vivermi questa esperienza soltanto quando avrò capito bene che cos'è, cosa siamo, dove stiamo andando. No, l'asso di spade qua è proprio quello che devi lasciare andare, perché magari questa relazione non ti sta chiedendo di dire che cosa siete, ti sta chiedendo di viverla. E qua ritorniamo al matto della lettura precedente, lasciare che un'immagine, quello che ti accade, sia vissuta senza imprigionarla nei confini mentali. Anche un po' lasciare andare l'amore come verdetto della serie: ah, è lui, ah, non è lui, ah, lui è destinato, ah, quello non è destinato, ah, mi ama, allora non mi ama, ah, allora funzionerà, non funzionerà. Cioè, non è questo. Devi lasciare andare l'immagine dell'amore che
quello di un amore che per essere vero debba essere immediatamente chiaro. No, no. Alcune verità mica arrivano prima dell'esperienza, cioè nascono mentre attraversi l'esperienza. Dovete lanciarvi, ragazzi miei ragazzi. Una bomba sta lettura, ragazzi. Vediamo i miei oracoli lui lei che ti dicono. Li potete trovare sotto nell'info box. Vediamo. So già, vi troverete davanti a questa situazione in questa settimana e sentirete tutta la cosa, la folla della nostra famiglia. Dai, dai, vai, vai. Vi sentirete, dai, dai, capito? Ecco. Vediamo cosa ti dice questa persona. Qua non sono comparse coppe, cioè non c'è nemmeno una coppa. C'è solo qua nel tuo spazio. Ah, il re di coppe, sì. Che vuol dire? Perché qua ci sono denari, spade, materia. Cioè porta tu lo spirito nella materia, senza giudicarlo. Ok. Vediamo. Cosa ti dice questa persona? Ecco perché. Perché alcuni di voi rientrano in quella parentesi. Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Allora, ti arriva una cosa del genere e cosa devi fare? Qua ti dicono di viverti l'esperienza, non accettare bugie, non fa perché se arriva, vivi l'esperienza come immagine. Quali sono le emozioni che ti suscita? Laddove senti di viverti la cosa, vivitela. E poi non pensare a dopo, relazionati solo con le tue emozioni, se stai vivendo un triangolo amoroso, situazioni di questo tipo, che comunque, che per te comunque è irresistibile, magari è irresistibile, per alcuni di voi è questo. Sì, però queste carte questa carta non è riferita soltanto a lei in senso di una terza persona reale, perché qua mi parlano anche di un amore che si costruisce veramente, quindi c'è un grande potenziale qua, l'imperatrice è l'immagine del potenziale grosso che si realizza, no? Questo lei è l'immagine di una relazione distorta da una prospettiva di prosperità, quindi potrebbe non esserci assolutamente nessun altro, nessuna terza persona, e che a mezzo di questa relazione entrambi vivete una possibilità reale di condivisione, di verità e di costruzione. Ma non chiedertelo adesso, ti dicono le carte, non chiedertelo adesso, non mettere questa cosa nuova all'interno di una gabbia. Vediamo cos'altro. Mi hai strappato il cuore. Qua follie, le follie di fine agosto. Mi hai strappato il cuore, cos'altro? Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Allora, qua c'è una diversità di fondo, ecco perché un po' di distanza, che però rappresenta una complementarietà. Vi innamorate o c'è innamoramento proprio per la diversità, per l'ombra tua che rivedi nell'altro. Ok? E quindi l'ombra è ciò che non conosciamo di noi, che l'altro fa emergere a mezzo del suo comportamento, di come è lui o come è lei, insomma. E qua c'è una complementarità potentissima. Ok, vediamo i consigli degli oracoli. Vediamo questo degli animali. L'avventura, vai, 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 balena orca, l'avventura. E svegliati a vivere le cose, a fare le cose in modo diverso. Canta la tua canzone selvaggia, manifesta i tuoi sogni di viaggi. E imprendi il grande viaggio con fiducia, sii leale, gli amici e la famiglia sono i tuoi tesori, sii valente, sii valorosa, valoroso, sei più potente di quello che credi. Ti stanno dicendo lanciati all'avventura e vivitela. Sii autentica, autentico, abbiamo il pinguino e la balena. Avvicinati alla tua tribù nel momento di necessità.
qui ci siamo sempre per noi, per la nostra famiglia. La famiglia ti dà forza quando affronti la tormenta, ama le tue singolarità, sei pieno di sorprese, liberati dalle aspettative degli altri, sii te stessa e te stesso. Ti stanno dicendo sì selvaggia o sì selvaggio, questo rispettivamente a tutta la lettura è uscito il matto qua, quindi hai una straordinaria opportunità in questa settimana di manifestare il grande potenziale anche sul piano pratico, di vedere i tuoi frutti mantenendo la tua natura selvaggia, con il coraggio di lasciarti andare, di aprirti e di essere fiera o fiero di chi sei. In tutta la lettura. Vediamo un po', mettiamoci queste sull'amore. Sì, qua non si vede l'ora di avvicinarsi l'uno all'altro, insomma. Amore incipiente, freschezza, giovinezza, cioè la passione che è il segreto dell'eterna giovinezza, no? La passione. Cos'altro? Amore folle, ragazze, io ho detto, ragazzi, non aggiungo altro, dai, ho capito tutto. Preparatevi, ragazze e miei ragazzi, mi raccomando, siamo tutte con voi. Concludo qua, passo all'altra variante, se mi segui anche lì. Intanto mi raccomando, ti abbraccio fortissimo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua nella seconda variante della torcia, ragazze e miei ragazzi, e andiamo a vedere questa settimana cosa sta per accadere. Allora, mettiamo il mio promemoria qui e iniziamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore e libertà. Allora, vediamo con quale energia entri nella settimana. Asso di spade, continuiamo, la voglio vederla tutta. Seconda carta, che cosa arriva verso di te? È il cavaliere di denari. Come si manifesterà concretamente? Chi o cosa può entrare nella tua vita? Il sole, wow. Quarta carta, in quale area della tua vita lo vedrai accadere? Re di bastoni, guarda, guarda che impeto. L'imprevisto della settimana, quello che oggi non puoi prevedere, non puoi vedere. 8 di denari, dove ti porta questa settimana? Risultato? La morte. Wow! Allora, qua c'è una bomba bellissima. Avviene, sai, il cambio di pelle totale, cioè della serie, caspita, mi sono svegliata e sono un dio. Cioè, tipo, così la vedo, capito? Cioè, ma ci rendiamo conto qua? Che roba è? Che roba è? Dice, sì, Fra, però dimmi che cos'è. Aspetta, fammi emozionare un attimo e ti dico. Aspetta. Cioè, asso di spade, cavaliere di denari. Allora, questa settimana non può più essere tutto non può più essere come prima. Perché? Perché tu entri nella settimana con una necessità fortissima di chiarezza. Potresti avere bisogno di prendere una decisione, te lo dico, e dire qualche cosa, capire finalmente una situazione, tagliare un dubbio che magari c'hai da tempo. E l'asso di spade, sai qual è? Quando è quel momento in cui la nebbia comincia ad aprirsi e dici, ah, adesso ho capito. Magari per qualcuno di voi può essere proprio una conversazione con qualcuno, una comunicazione può arrivare, quindi poi alla fine dici, ah, ho capito. Oppure una notizia, una verità che emerge, una decisione presa magari dopo settimane di indecisione. Oppure semplicemente entri nella settimana con la sensazione che non vuoi più perdere tempo. E tienitelo bene in mente sta cosa, perché
questa lettura andiamo a vedere proprio dove tagli con la spada del mago, cioè questo taglio finisce con la morte, stupendo, cioè qualcosa vuole cambiare forma, deve cambiare forma. Poi ditemi dove vi state riscontrando, ragazze e miei ragazzi, la situazione, scrivetemela sotto i commenti che vi aiuto a interpretare, no? A come agire. Comunque, allora, tu parti con l'asso di spade, adesso voglio capire, voglio decidere, chi arriva? Cavaliere di denari, della serie, questa è una delle carte più sapete quanto ogni tarologa ha i suoi termini, no? I suoi codici. Per me il cavaliere di denari è certo, è come la morte, arriva sicuro. Poi prima o poi, cioè il cavaliere di denari è proprio la cosa certa, cioè e non potevano che uscire in questa posizione. Cosa sta arrivando verso di te? Cioè qualcosa sta arrivando verso di te con intenzione di concretezza e affidabilità. Può essere una persona, potremmo avere qualcuno di molto pratico qua, una persona che non è teatrale nelle manifestazioni, ma che dimostra attraverso i fatti, anche uno pratico, un lavoratore, un metodico, oppure può essere una situazione, cioè un'offerta lavorativa, una proposta economica, o un progetto, o un accordo, qualche cosa che richiede tempo, ma è certo, è costruibile e costruito. Quindi il messaggio è non giudicare quello che arriva dalla velocità con cui arriva, perché molte cose arrivano più lente proprio perché stanno costruendo fondamenta. E come si manifesta concretamente? Chi o cosa? Il sole. Guardate che caspita di carta. Cioè abbiamo appena detto che qualcosa si avvicina lentamente, concretamente, quasi senza fare rumore, e poi bam, il sole. Cioè ciò che arriva si vede, capito? Può essere una notizia bellissima, un incontro, un successo stupendo, una conferma a qualche cosa che finalmente viene alla luce. Il sole è una carta fortemente relazionale, vedo un incontro, un'apertura, una reciprocità, stare bene insieme, sentirsi riconosciuti, quindi se stiamo parlando di una persona, può essere qualcuno con questa energia solare, un'energia positiva, un'energia sicura, c'è qualcuno che porta entusiasmo. Mi spiego? Potrebbe anche essere una persona che già conoscete, ma che questa settimana si manifesta in modo diverso a te, perché il sole porta alla luce quello che prima non vedevamo. Quindi nel lavoro può anche essere visibilità, riconoscimento, un risultato positivo, qualcosa che finalmente funziona, che viene apprezzato, no? Guardate che contrasto qua, Cavaliere di Denari e il sole, no? Cioè una cosa che sembrava procedere lentamente a improvvisamente che mostra il potenziale questa cosa. Mi spiego? In quale area della tua vita lo vedi accadere? Il re di bastoni arriva con la spada di fuoco. Allora, in quale area? E invece arriva un personaggio, non è un arcano normale, arriva un personaggio di corte. Cioè, allora, il re di bastoni mi può rappresentare il lavoro, la carriera, leadership, progetto personale. Quindi per molti di voi questa situazione riguarda chiaramente la realizzazione professionale, per molti di voi. Può esserci un progetto che prende forza, un capo, un imprenditore, una collaborazione, cioè qualcuno che ti offre un'occasione oppure che riconosce il tuo valore. Ma siccome c'è il Cavaliere di Denari, Sole, Re di Bastoni, potrebbe anche descrivere una persona proprio precisa. Qua vedo un uomo o comunque una persona con forte energia yang, carismatico, intraprendente, passionale, sicuro di sé. Cioè, quando entra il Re di Bastoni, si sente. Cioè, non è uno che rimane nascosto dietro la tenda a fare la tappezzeria, no, che sta al centro della scena. Quindi può essere qualcuno professionalmente affermato, indipendente, creativo, imprenditoriale. Oppure una persona che sa quello che vuole. Quindi se questa lettura già inizia a suonarti a livello sentimentale, l'amore lo vediamo dopo, ma se sta già risuonando a livello sentimentale, questo re è indicativo qua, perché quando andiamo a fare l'approfondimento sull'amore voglio proprio vedere se questo qua ritorna come energia nell'approfondimento sull'amore, no? Allora, qual è l'imprevisto della settimana? Qualcosa che finalmente inizia a funzionare. 8 di denari. Cioè,
L'imprevisto non è qualcosa che ti cade così dal cielo, no, è proprio qualcosa che comincia a funzionare perché qualcuno ci sta già lavorando. Quindi l'otto di denari mi parla di impegno, di lavoro, di costruzione, perfezionamento. Potrebbe arrivare un incarico inatteso, una collaborazione o più lavoro, oppure un cliente o una possibilità professionale. Oppure una proposta che richiede una certa competenza, mi spiego, cioè per qualcuno di voi l'imprevisto potrebbe addirittura essere quella cosa sulla quale stavi lavorando da tempo, finalmente comincia a produrre risultato. Ok? Se riguarda una relazione invece, attenzione perché l'otto di denari mi dice che qualcuno decide di impegnarsi. Cioè, non necessariamente arriva con rose rosse per te, ho comprato stasera, no, perché qua non ci sono coppie ancora. Quindi potrebbe dire iniziare a esserci una persona con maggiore continuità. Mi spiego, ecco perché Cavaliere di Denari, no, rafforza questo tema. Qui qualcuno qualcosa vuole costruire, va bene? E poi, cioè, ti rendi conto la morte? Sapete, questa è una delle mie carte preferite perché taglio netto. Allora, vi dico subito una cosa. Qua c'è un cambio di pelle. Un cambio di pelle. Qualcosa qua entra, si manifesta, acquista forza, viene costruito e alla fine produce un cambiamento irreversibile. Dopo questa settimana tu non sarai più la stessa. Eh sì. Perché finisce, allora, o può finire una situazione che si trascinava, perché se entri con l'asso di spade, se lavora basta, no? Allora, sto prefigurando, finisce una situazione che si trascinava, cambia un rapporto, si trasforma completamente una condizione lavorativa. Può esserci una decisione che chiude definitivamente un capitolo. Cioè entriamo con una carta che taglia qua e usciamo con una carta che trasforma, quindi questa settimana potrebbe portarti finalmente a dire questa cosa non mi appartiene più. Ma non solo, potrebbe anche accadere qualcosa di più interessante, perché? Quello che arriva attraverso il Cavaliere di Denari, il Sole, Re di Bastoni, potrebbe essere proprio il catalizzatore di questa trasformazione. Cioè potrebbe arrivare qualcosa che rende impossibile continuare a vivere nello stesso modo. Cioè, allora, entri nella settimana cercando chiarezza, qualcosa di concreto comincia ad avvicinarsi, il sole lo rende visibile, il re di bastoni gli dà forza, iniziativa, l'otto di denari dice che questa cosa richiede, cioè o riceve investimento concreto e la morte conclude dicendo adesso cambia forma. Per questo tenete gli occhi aperti, ragazzi e miei ragazzi, questa settimana sulle persone, sulle proposte e sulle situazioni che sembrano inizialmente molto semplici o che procedono lentamente, perché il Cavaliere di Denari non si presenta con gli scoppioni, fuochi artificio, ma noi sappiamo già una cosa che il Cavaliere di Denari ancora non sa, cioè alla fine della settimana lo aspetta la morte, nel senso di trasformazione, non che quello aspetta la morte come trasformazione. Sì, sì, io adesso vado proprio a vedere, adesso ragazzi e miei ragazzi abbiamo fatto cartomanzia semplice e adesso per chi sta facendo il percorso sciamanico con me, rituali, porte eccetera, passiamo alla sezione il sermone di Francesco con le altre carte. Allora, parte 2. Perché questa situazione sta entrando nella tua vita? Perché questa situazione sta entrando nella tua vita. Questa settimana è importante fare il rituale di morte e rinascita, playlist yoga sciamanico. Allora, perché questa immagine, questa situazione sta entrando nella tua vita? Guarda, non avevo dubbi.
che uscisse il 5 di coppone, perché il 5 di coppe, anche qui vengono da idee. Allora, settima carta è il 5 di coppe, quindi qua andiamo allora, qua tu inizi a costruire a partire da un'emozione di tristezza con la quale ti sei alleata o alleato. Allora, perché quello che arriva in questa settimana, quello che arriva stuzzica dentro di te una vecchia immagine di perdita che sta ancora dentro di te. Ma questo non significa che tu stai triste per qualcosa, arriva un'immagine di tristezza, ma non sei triste tu, guarda che carte, quindi puoi aver ricominciato a vivere, puoi stare bene, puoi avere nuovi progetti, puoi anche pensare completamente di aver superato una situazione. Mi viene in mente quella canzone Malinconia latente nei giorni più felici, di chi è, di Caputo? Ecco, quella è la sensazione, cioè dentro di te c'è qualcosa che dice ma quello che mi piace prima o poi lo perderò, oppure quando qualcosa sembra bello non durerà, è proprio la canzone, non voglio illudermi, magari mi aspetto poco così non soffro. Ricordati le carte precedenti, guarda che carte sono. Cioè tu non sarai più la stessa in questa settimana. Cioè qua le carte parlano di qualcosa che si manifesta, si costruisce e diventa concreto. Eppure quando entriamo, andiamo sotto la superficie, nel regno tuo sotterraneo troviamo il 5 di coppe. Quindi qua gli dei non ti stanno soltanto portando qualcosa di meraviglioso, ti stanno mettendo di nuovo davanti a un'antica immagine di perdita per farti potenziare ancora di più. È qui che comincia il lavoro immaginale. Cioè, qua c'è lui che contempla la coppa, dovrebbe essere vuota. Nei Rider White tradizionali c'è lui che contempla le coppe vuote, no? Allora, non dobbiamo negare o cancellare o raccontarci che quella cosa nel nostro passato, anche di 40 anni fa, non ci ha fatto male. Ma devi vedere in questa settimana se il passato sta decidendo per te. Va bene? Ecco, questo è il senso. Questa è la veggenza a cui arrivate a mezzo del lavoro immaginale. Perché vedere non significa soltanto anticipare il futuro, significa anche accorgersi dell'immagine attraverso la quale stiamo guardando questo futuro. E se io guardo attraverso il 5 di coppe, anche davanti al sole posso creare un'ombra, no? Persino davanti a qualcuno che arriva, no, con il cavaliere di denari io potrei pensare sì, ma tanto poi se ne andrà. No, persino davanti a un'opportunità bellissima io è come se dentro di me, se non pacifico questa immagine, se non le do ascolto, mi preparo alla delusione prima ancora di averla vissuta. Capite la morte, perché c'è qua la morte? Questa settimana non deve morire, deve morire una vecchia immagine che hai della tua vita. Cioè, siccome questa è una lettura straordinaria, ti dice gli ultimi rimasugli, guardali, non te li faccio manifestare nella vita concreta, nella vita concreta ti faccio manifestare la gioia, bellezza, prosperità, ma nel sottobosco devi guardare quell'immagine lì. Ok? Vediamo, allora, continuiamo, mettiamo l'ottava carta, che cosa l'immagine sta cercando di mostrarti? La giustizia, cioè no, non poteva uscire carta più forte con la giustizia, perché la giustizia è la legge con cui stai misurando quello che ti accade, il parametro. Perché dopo il 5 di coppe potremmo avere una persona che, avendo vissuto una perdita, una delusione o qualcosa che ha percepito come ingiusto, ha costruito dentro di sé quella regola, no? Quella regola abissale che dice: dopo quello che mi è successo so come vanno queste cose. E quindi tu non stai, tu dai alla ferita il potere di decidere sul tuo futuro. Quindi ecco il punto.
Con quale bilancia stai pesando quello che ti arriva oggi? Dalla ferita o dalla cocreazione? Perché quando il passato diventa la legge attraverso cui giudichiamo tutto quello che ancora non conosciamo, allora non stiamo più vedendo, stiamo emettendo sentenze. E vi rendete conto con l'asso di spada iniziale, spada all'inizio, spada nella mano della giustizia, quindi ritorna fortissimo il tema della chiarezza e del discernimento. Cioè, la giustizia ti chiede di vedere quello che c'è, non quello che speri, non quello che temi, quello che c'è. Se arriva una persona, guarda i suoi comportamenti. Se arriva una proposta, guarda che cosa contiene veramente. Se qualcuno promette, osserva se alle parole seguono i fatti. E questo è proprio inerente al Cavaliere di Denari e all'Otto di Denari, perché quelle cose lì sono proprio le carte della concretezza. Quindi è come se gli dei ti dicessero: ti chiediamo di osservare. Perché il 5 di coppe ti dice: ho paura che quella cosa succeda nuovamente. La giustizia è come se rispondesse: non decidere prima, guarda. Questa è la giustizia divina e ti sta dicendo: se cooperi con il divino tu avrai successo. Senti l'emozione, fai le pratiche, no? Ok, quindi se continui a scegliere attraverso una vecchia ferita, continuerai a riprodurre sempre lo stesso evento. Ma nel momento in cui vedi la legge che stai applicando, cioè i parametri che hai per misurare il tuo futuro e quello che ti accade, allora tu smetti di seguirla automaticamente. Ecco perché la morte diventa ancora più forte. Credo che qua deve morire una vecchia sentenza della serie: per me finisce sempre così, le persone sono tutte uguali, non posso fidarmi, quando arriva qualcosa di bello poi io lo perdo. Cioè, queste sono sentenze pronunciate dal 5 di coppe, e la giustizia arriva e ti dice: riapri il processo. Qua c'è un tribunale, no? Riapri questo processo, guarda ciò che sta accadendo adesso. Questa è la cocreazione, perché nel momento in cui tu guardi cosa sta accadendo adesso è completamente diverso da quello che è accaduto nel tuo passato, allora tu emetti una nuova sentenza, diciamola così, che è l'opposto di quella che avevi enunciato prima. Mi spiego? Ok. Allora, nona carta: dove rischi di subire quello che abbiamo detto come destino già scritto. Regina di spade. È chiaro che la regina di spade dove rischi di subire, perché la regina di spade è una donna che ha conosciuto il dolore, è proprio questo il punto, cioè che ha imparato, ha sviluppato indipendenza, sa velocemente quello che non vuole più nella propria vita. Queste sono qualità stupende, ma nell'ombra la regina di spade è colei che dice: è già successo, quindi so come andrà, eccolo il destino già scritto, è quello che abbiamo detto prima. Perché potresti inconsapevolmente utilizzare quello che hai vissuto come modello per interpretare quello che non è ancora accaduto. Cioè, ti dico come potresti fare, come potresti subirlo. Guarda, tipo arriva qualcuno, lo analizzi, gli fai lo scanner, secondo il vecchio parametro. Una persona dice una frase, cerchi immediatamente quello che ma sta cosa non mi torna. La persona fa qualche cosa che ti ricorda vagamente una vecchia esperienza e tu dici: ah, ecco, lo sapevo. Oppure arriva un'opportunità, allora prima ancora di vivere questa opportunità tu individui tutti i motivi per cui potrebbe fallire. Cioè, ma ti rendi conto, no? Che qua avevamo il sole e le carte straordinarie. Quindi la vita ti porta qualcosa di bellissimo, di luminoso, e tu attraverso la regina di spade potresti iniziare immediatamente a cercare
Ma dove c'è il problema? Dove sta il problema che lo devo trovare? Ma non perché sei negativa o negativo, perché hai imparato a sopravvivere prima senza gli strumenti, no? Spirituali. E è qui che la regina di spade diventa la prigione. Cioè dire so già come finirà. Cioè qua ti viene chiesto di usare la bellissima spada della regina di spade per discernere il presente, perché altrimenti sto 5 di coppe diventa proprio la profezia che si autoalimenta, no? Della serie: ho sofferto, quindi mi proteggo, quindi non permetto al nuovo di mostrarmi veramente chi è, quindi continuo a vedere confermata l'immagine secondo cui nulla può essere diverso nella mia vita. E questo è esattamente il punto in cui tu rischi di vivere qualche cosa come destino già scritto. Perché, ripeto, la regina di spade questa settimana ti chiede: ma stai vedendo veramente quello che hai davanti? Guarda. Oppure sei diventato o diventato così bravo a proteggerti da riuscire anche a vedere la bruttezza che non c'è in questa lettura. Ma come conosco io queste dinamiche, io lo capisco, Qua il futuro si apre, si apre. Adesso andiamo a vedere. Decima carta, qual è il gesto del mago? Cioè come entri in relazione con questa immagine. Otto di spade. Capisci che è solo mente, è solo mente, è solo mente, è solo mente. Quando ti riguarderai la lettura in questa settimana, come centinaia di voi fate, lo so, c'avete nella testa le mie parole: è solo mente, è solo mente, è solo mente. Cioè capisci che è solo mente qua. Il gesto del mago qua allora non devi fare qualcosa immediatamente, devi riconoscere in questo momento anche quello che non vedi, della serie: so che non sto vedendo, cammino del Satipattana, so che in questo momento io non vedo. La differenza con la regina di spade, perché la regina di spade dice: ho già capito, ho visto tutto. No, l'atto co-creativo: so che non sto vedendo, perché magari non lo so ancora. Questo è il gesto. Ho fede, dire: so che in questo momento non lo sto vedendo, ma ho fede in ciò che non vedo. Cioè devi sospendere la sentenza, non devi dire: ho già capito, so tutto. Smettere di utilizzare la mente per anticipare ogni possibile esito. Non decidere immediatamente che quella persona ti deluderà, che sia amore, lavoro, eccetera. Non decidere immediatamente che quella possibilità fallirà, che quella storia finirà come la precedente, perché magari non stai vedendo il futuro. Ma noi, grazie alla tarologia co-creativa, lo possiamo fare. Qua stai vedendo solo le tue spade. E qui ritorna stupendamente il 5 di coppe. Se ho sofferto, posso costruire pensieri che servono a impedirmi di soffrire nuovamente. Non fidarti, non esporti, tanto finirà, meglio andarsene prima. Allora, devi vedere le spade, cioè so che sto vedendo le spade, o so che non sto vedendo il futuro, so che. Qual è questo pensiero che comparirà quando qualcosa di nuovo si avvicina a te? Di nuovo, ex novo, Ecco, guarda quei pensieri lì. So che sto pensando questo, so che sto pensando quest'altro. Vedere anche la storia che ti racconti immediatamente rispetto alla ferita. So che sto pensando questo, so che mi ricorda questa ferita. Cammino del Cittanupassana Satipattana, ok? So che, quindi questo è il gesto co-creativo del mago. Non lo so ancora, so che non lo so che non lo so.
so che, e vediamo a questo punto che cosa può prendere forma se cooperi. Quindi andiamo a vedere la parte proprio del, diremmo, Acrisio che coopera, non Acrisio che non ha cooperato, secondo il mito, no? Che cosa può prendere forma se cooperi? Ah, 7 di spade. Qua è interessantissimo il 7 di spade, cioè straordinario, perché allora non devi diventare un ladro. No. Cioè, se la leggiamo come Agrisio è stupenda, cioè, allora ho nominato Agrisio per chi non conoscesse Agrisio, ricordiamo che Agrisio ricevette l'oracolo secondo cui sarebbe morto per mano del nipote, e che cosa fa? Trasforma questa visione in una condanna, infatti viene poi ucciso dal nipote inconsciamente. Allora, lui, il 7 di spade è l'immagine di colui che si muove lateralmente, non frontalmente, no? Non affronta frontalmente, cerca un'altra strada. Allora, e qua dobbiamo distinguere due forme completamente diverse di questa carta. Allora. La forma inconscia è: come faccio a fregare il destino? La forma co-creativa è: quale strada non sto ancora vedendo? Questa è una differenza enorme, perché cooperare con il destino non significa arrendersi passivamente a ciò che accade, ma significa smettere di pretendere che la realtà possa avere una sola forma possibile. Il 7 di spade allora diventa l'intelligenza strategica, cioè se una porta non si apre, magari non devi sfondarla. Se una relazione non può svilupparsi nel modo che avevi immaginato, forse devi smettere di imporle quella forma per vedere quale altra relazione, quale altra relazione con quell'immagine è possibile o con quella persona è possibile. Cioè, anche rispetto a un progetto, se un progetto non procede lungo la strada prevista, magari esiste una via laterale, ok? Ecco perché questa carta è intrigantissima dopo l'otto di spade. Prima sono intrappolato, non vedo alternative. Poi 7 di spade, aspetta, forse esiste un'altra strada. Cioè, vi rendete conto? L'otto di spade aveva 8 spade intorno alla figura, no? Nei Rider-Waite tradizionali ci sono 8 spade intorno alla figura. Qua una è caduta, abbiamo 7 spade, quindi improvvisamente il corpo può muoversi dalla spada che è caduta, quindi ciò che può prendere forma se cooperi con il tuo destino è una nuova capacità di muoverti con astuzia, con elasticità, intelligenza, strategia, senza cercare di controllarlo a livello frontale il destino. E qua Acrisio diventa proprio il controesempio perfetto, perché Acrisio che dice: ho visto il futuro, adesso devo impedirgli di accadere. Il mago co-creativo cosa dice? Ho visto un'immagine, adesso entro in relazione con questa immagine e osservo quali possibilità contiene. Capite la differenza? Cioè, la veggenza che sviluppate a mezzo delle pratiche che facciamo insieme, senza la relazione con l'immagine, diventa paura e controllo. La veggenza unita alla co-creazione diventa possibilità. Quindi questa stesa è proprio chirurgica: 5 di coppe, giustizia, regina di spade, 4 di spade, 6 di spade, cioè hai vissuto una perdita, hai costruito una legge attraverso quella perdita che gestisse la tua vita, sei diventata bravissimo, bravissimo a proteggerti attraverso la mente. A un certo punto quella stessa mente è diventata una prigione. Quando riconosci la prigione compare la via d'uscita. Quindi non necessariamente la via di uscita che avevi previsto, ed è proprio questo il punto. Perché
la torcia, diciamo, di questa variante serve a scoprire che appena fuori dal circuito c'è un'altra via. C'è un'altra via. E lì siamo completamente nella co-creazione. Siamo abbastanza mobili da danzare con quello che il destino presenta. Mamma mia, pazzesco, potentissimo. Allora, avete visto quante cose belle qua sopra? Avete visto quello che c'è qua sotto? Eh sì, ragazze mie, eh sì. Ricapitolando, arrivano cose bellissime in questa settimana. Come cooperare dicendo che ancora non sai. Non devi pensare all'esito, non devi trasformare la paura in profezia, devi dire: questa è la storia che la mia mente mi sta raccontando. Adesso guardo ciò che realmente accade. E questo meraviglioso 7 di spade apre la via, no? Cioè compare una possibilità che prima non vedevi, una strada laterale, una soluzione diversa, un modo nuovo di entrare in relazione con quello che accade. Può essere semplicemente che ti fai la pratica del rito della fiamma o ti fai la pratica della morte e rinascita e ti arriva una cosa inaspettata. E devi illuminare questa settimana abbastanza bene da vedere quello che ancora non conosci, quindi devi osservare tutto senza emettere una sentenza. Diventare abbastanza flessibile da riconoscere una strada diversa che troverai da quella che avevi immaginato. Ok, ci picchia. Vediamo cosa ti vogliono dire queste. Vediamo di mettere 2 oracoli. Elezione personale. Chiudi gli occhi. Che animale immagini? Che forza son conocida por ellos? Ah, che forza conosci di quell'animale? Che saggezza condivide? Abbraccia questa qualità. Ah, caspita! Allora, è una bellissima... Ti stanno chiedendo di avere il coraggio di fare quello che abbiamo detto a mezzo della visualizzazione di un'immagine animale. Cioè, ti dicono, se in questo momento chiudi gli occhi, no? Facciamolo insieme, chiudi gli occhi adesso con me e scrivimi sotto quale immagine di quale animale ti compare nell'occhio della mente, perché quello che la tua anima ti sta mostrando a mezzo delle immagini, tanto oramai siete bravissimi ad eloquare con le immagini, è la forza di cui hai bisogno per goderti maestosamente questa meraviglia di questa settimana e per superare quella sensazione sotterranea del giudizio del passato che influenza il presente. Quell'animale lì, ogni volta che lo penserai in questa settimana, magari fai questa cosa anche domani e ti capita un altro animale. Fatela come pratica in questa settimana, perché l'animale che vedete, basta che tu lo vedi e pronunci: dammi le tue qualità, la tua forza. La tua anima riconosce subito e a mezzo di quella forza tu ti godi questa settimana da Dio. Ok? Ok. Ora, ragazze mie, ragazzi, approfondiamo l'amore, tenendo conto che in questa settimana c'è qualcuno, o sta entrando qualcuno, che ti mostrerà più concretezza di quella che ti immaginavi. Ma tu potresti rischiare di vedere questa persona attraverso il vecchio pattern, no? Quindi ricordiamo Cavaliere di Denari, Sole, Re di Bastoni, 8 di Denari, cioè questa è una persona, si manifesta, mostra interesse, può investire concretamente, no? Poi arriva la morte, questa connessione segna un prima e un dopo, oppure proprio richiede un cambiamento radicale nella forma del rapporto. Quindi andiamo a vedere che cosa vediamo un po' di leggere questo colossal di questa settimana. Allora, vediamo amore, variante della torcia.
Andiamo a vedere chi è questa persona e con quale energia entra nella tua vita. Chi è questa persona e con quale energia entra nella tua vita? Guarda, allora, qua abbiamo un re regina di bastoni. Allora, c'è un fuoco dirompente tra te e questa persona, un fuoco che mette, che si fa carne nella materia. Regina di bastoni, che sia uomo o donna non importa. Questa è una persona focosa, una persona, una leader. Questa è una persona che ti attrae irrefrenabilmente, una persona che ha potere, che ha carisma, che ha ehm, ehm, che è sicura di quello, è sicura di se stessa, una persona molto sicura di se stessa, con potere, carisma, leadership, un mago, una maga, uno sciamano, una sciamana, cioè una persona molto forte, energeticamente molto forte, eroticamente molto forte, prorompente, molto molto forte. E beh, vediamo che cosa prova realmente nei tuoi confronti o cosa proverà realmente nei tuoi confronti. Sei di spade. Questa è una persona che viene da te. Sei di spade. Può essere una persona che ti propone uno spostamento. E può essere una persona che è uscita da un conflitto mentale. Anche questa, anche lei, questa persona. E infatti la morte, vedi? Questa è una persona che è da poco uscita da una situazione difficile. Difficile che significa da un cambio di identità, che ha acquisito forza, potere. Quindi è una persona che vuole sperimentarsi in questa nuova veste di potere, di trasformazione che ha fatto risalire in sé. Vediamo che intenzioni ha con te. Qua verifichiamo il cavaliere di denari, eh? Che intenzioni ha con te? Sei di denari, hai intenzioni belle, pulite, hai intenzione di condividere il quotidiano, hai intenzione di riconoscerti nel tuo valore e di stabilire un punto quotidiano di condivisione, di bellezza, facciamo questo, facciamo quest'altro, te l'ho detto e qua c'è impegno, no? Cioè, è una persona che vuole vedere nei fatti, è una persona che guarda l'amore nei fatti, non sono uscite ancora coppe, no? È una persona che è uscita fuori da difficoltà, che ha trasformato la sua esistenza e si sente in potere adesso, quindi vuole condividere la quotidianità, sei, equilibrio, vuole bellezza, vuole ehm, dare il giusto, prendere il giusto, cioè vuole un vero scambio a partire dalla propria interezza, non vuole invadere il campo dell'altra persona, non vuole che venga invaso il suo, un perfetto equilibrio. Partiamo bene. Vediamo che cosa la trattiene a questa persona dal manifestarsi completamente. Il pensarci molto, oppure il lavoro, oppure dei frutti sul lavoro, molti denari, una persona molto concreta. L'osservare sempre, molto, osservare. Cosa può trattenerla? O il lavoro o l'eccessivo osservare. L'eccessivo osservare. Vedi la torre, questa è una persona che si è bruciata prima, quindi l'eccessivo osservare, non pensare in termini di spade, l'eccessivo osservare per vedere se il seme cresce, no? Ehm, ma non è una cosa grave, cioè va bene. Vediamo quale gesto concreto farà verso di te. Regina di denari. Vuole che tu, cioè farà un gesto di aiuto, di sostegno nelle questioni pratiche. Aiuto, sostegno nelle questioni pratiche. Guarda quanti denari. Aiuto e sostegno nelle questioni pratiche, ti farà sentire bene, al sicuro, condivisa, condiviso, protetta, nel senso farà dei gesti. Chi è la regina di denari? Colei che è materna, anche se è un uomo, colei che
dà a livello pratico, ti fa vedere nei fatti, che ci tiene, che ama, il suo modo di essere contraddistinto, l'amore nei fatti, non smancerie e poi niente fatti. È una persona concreta questa. Vediamo con la morte, siccome abbiamo la morte, come si trasformerà questo rapporto. Ognuno con i propri spazi, però non si smette di crederci. 9 di bastoni. Allora, come si trasformerà questo rapporto? Ognuno con i propri spazi, senza invadere gli spazi dell'altra persona, rispettando i propri spazi, mantenendo allo stesso tempo il fuoco, no? Cioè, Noi di Bastoni è una persona che ha combattuto tanto nella vita, ha tante ferite, e allo stesso tempo però non si arrende, cioè si ha voglia di andare avanti nonostante le ferite, con i giusti spazi e i giusti tempi. Ci sono molti denari, quindi è bello, è concreto. E vediamo qual è la tendenza amorosa tra di voi nel prossimo periodo, perché magari la morte è che prima non si avevano spazi personali, o comunque sia, il punto è si ricomincia su basi concrete, da una prospettiva più di maturità, mi spiego? Qual è la tendenza amorosa tra voi il prossimo periodo, prossimi giorni? Ricordare la bellezza che esiste nell'amore. 6 di coppe. La tendenza è che questo rapporto andrà piano piano a sollecitare delle corde emotive molto belle, molto profonde. Ricordo di aver trovato una persona con la quale veramente condividersi, una reciprocità, un'anima gemella, un sentirsi riconosciuti nella pratica, nel quotidiano. Il 6 di coppe è una carta per eccellenza dell'amore, no? Perché è l'amore prima della paura, e quindi di stare insieme senza la paura, perché qua vedo concretezza ogni giorno, concretezza. Dal 5 passiamo al 6 di coppe, cioè quella nostalgia latente nei momenti più felici diventa una felicità che viene alimentata dalla quotidianità, dal vivere il momento presente. I denari sono proprio il momento presente, no? Sì, ma io adesso farei una cosa ancora più interessante. Che cosa ancora non sai di questa persona? Vediamo. Che cosa ancora non sai di questa persona? Andiamo a vedere quel sole e re di bastoni. Cosa ancora non sai di questa persona? È una persona che prima di fare le cose ci pensa. Non è una persona impulsiva come potrebbe essere col cavaliere di denari. Una persona che, tre di bastoni, aspetta, fammi mettere un'altra. È una persona che ha sofferto tantissimo. Cosa non sai di questa persona? Una persona molto seria. Magari lo vedi una persona focosa, esuberante, però una persona che va piano piano, perché ha sofferto tantissimo, le condizioni, le circostanze della sua vita lo hanno tenuto bloccato, o si è autoappeso, o si è fermato, cercando di vedere un orizzonte davanti a lui che non riusciva a vedere, perché sapeva che per andare incontro a quell'orizzonte doveva attraversare una ferita profonda, una verità agghiacciante, un qualcosa che gli è stato negato, qualcosa che lo ha portato fino alle viscere di se stessa, a questa persona. E quindi una persona che profondamente ha scavato fin dentro le ossa, e fondomazzo abbiamo il matto, e si è liberata, ha di nuovo fiducia nell'amore e fiducia nella vita. Bellissimo, bellissimo. E vediamo con i miei oracoli lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Visto che non sono uscite le coppe su questa persona, sono usciti tanti dolori che ha trasmutato. Vediamo questa persona cosa prova nei tuoi confronti ancora, nella profondità, o cosa vogliono dirci. Vediamo.
Non sono stato onesto. Sto affrontando tutte le mie paure. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. E che cos'è questo se non quello che ti ho appena raccontato? Cioè, è il matto che abbiamo visto sul fondo mazzo, su chi è questa persona. Non sono stato onesto si riferisce a questa vulnerabilità che magari non mostra o non ha mostrato, che te lo sto dicendo io adesso. E ha affrontato tutte le sue paure, quindi sta affrontando le sue paure. Però poi dice: il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Cioè è una persona degna di nota questa, eh? Sì, degna di nota. Vediamone un'altra. Tu sei mia, e qua arriva Re di Bastoni, no? Cioè, Re di Bastoni con la regina di Bastoni, è una persona che tu sei mia, cioè lo dice con grande consapevolezza, è una persona che nei fatti te lo dimostra, nei fatti. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato, soprattutto per quanto riguarda le nuove conoscenze, inizia come un gioco, inizia un po' così, lo puoi incontrare anche se sei in vacanza, E poi mi sono innamorato, e dietro a quella persona che non conosci ancora sappi che c'è una persona che ehm, è stata nel dolore quanto lo sei stata tu, cioè è scesa nelle profondità, quindi è una storia che si costruisce piano piano con grande intensità, ma nei fatti proprio. Vediamo cosa ti dicono questi. Sull'amore. Co-creare, infatti. Rigenerazione rigenerazione è legata alla morte, è legata a un po' di distanza iniziale, che non è distanza che non mi interessa, è distanza la serie: ho combattuto tante battaglie, sono stanco, ma ci credo ancora, perché qua c'è grande potenziale di co-creazione, vedi? Perché queste sono le domande che tu potresti farti o l'altra persona si potrebbe fare. Conoscenza profonda, la risposta viene dall'interno, e poi c'è una grande sorpresa, ti stupirà questa relazione, ok? Ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo nient'altro, che dite? No, mi è piaciuta moltissimo, io concludo qua. Quindi, ragazze mie, ragazzi, sotto all'info box trovate tutti i nostri percorsi, e io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo prestissimo, e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!